Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami le energie disponibili per la Vergine per il primo semestre del 2026. Ok. Abbiamo la carta dell'eremita per le energie generali del primo semestre. È una carta che di solito ci parla di un momento di isolamento, normalmente è un isolamento ricercato perché c'è come bisogno di riflettere, di osservare, di andare un po' più a fondo, di fare magari un po' di introspezione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se vorreste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione c'è anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi e sto pubblicando in questo periodo un corso base di tarocchi intuitivi. Vi ricordo che sono anche aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi intuitivi di livello intermedio che si terrà a gennaio 2026. Trovate comunque tutto o nella descrizione o sulla pagina web. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie generali per la Vergine per il primo semestre del 2026. Tenete presente che questa è la prima di 4 letture, ce ne saranno poi altre 3, una di tipo un po' più spirituale, una che riguarderà gli affetti e l'amore, mentre l'ultima è un po' più materiale, andremo a vedere il lavoro e l'economia. Bene, partiamo con un 7 di denari, un 2 di coppe, 4 di coppe, asso di spade, regina di denari, quattro di bastoni e 7 di coppe. Bene, quindi adesso andiamo a vedere qual è la cosa più importante a livello generale che succederà nel primo semestre del 2026. In un secondo momento, ragazzi, andremo a vedere quando succede che cosa, perché andiamo a vedere anche un'evoluzione da un punto di vista temporale. Quindi rimanete incollati al video. Bene, partiamo con questo set di denari. Qui c'è qualcuno, ragazzi, che ha portato pazienza fino ad adesso, ha seminato, probabilmente ha anche, come dire, curato un qualche cosa. Andiamo a vederlo. Temperanza, che è un'altra carta di pazienza, e il fante di spade. Quindi secondo me c'è stato come un monitoraggio, un controllo. Considerata la temperanza può anche essere un momento dove c'è stata come una convalescenza. Diciamo che l'energia è di attesa, di fermo. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Asso di spade e morte. Qui sembra proprio che qualcuno deciderà di tagliare con qualche accordo, con qualche compromesso, con qualche relazione. Sembra quasi che si sia portato o si porti pazienza fino ad un certo punto, dopodiché arriva un taglio netto. Andiamo a vedere il 4 di coppe.
torre. Uh, torre, regina di denari e diavolo. Ho la sensazione che qualcuno non voglia deludere la mamma. Tenete presente che la regina di pentacoli è una carta che si ripete. O potrebbe esserci un qualche tema legato alla maternità, per cui questo accordo, non lo so, vi faccio un esempio, accordo di lavoro, lavorate al ristorante e chiedete almeno 2 sere alla settimana libere per stare con i figli e quindi questo potrebbe essere un problema. Vi dico, io ho la sensazione che tra asso di spade, morte e torre, qualche cosa che prima era stabile potrebbe crollare. Ho l'idea che sarete voi a fare crollare questa cosa, a dire le cose come stanno. Qui potrebbe anche essere un ultimatum, quello che andrete a proporre, come se ci fosse una trasformazione, un cambio del vostro potere personale. Dando già anche uno sguardo alle carte dopo, sembra quasi che smetterete di aspettare e inizierete a prendere il vostro potere in mano. Adesso andiamo a vedere l'asso di spade. 2 di coppe e regina di bastoni. Qui potrebbe anche essere effettivamente che qualcuno dia un ultimatum su una relazione, non nel senso di boh, basta la relazione, ma più che altro non mi sta più bene, magari essere solo amici, vorrei essere qualche cosa di più, perché il 2 di coppe passa da essere a testa in giù a essere a testa in su. È come se qui qualcuno esprimesse la propria volontà di iniziare una relazione con qualcuno. Essendo un 2 di coppe è facile che sia una relazione romantica, ma non è necessariamente detto. Come vi dicevo, può essere anche un accordo, un punto di incontro a livello lavorativo piuttosto che magari familiare, considerate le 2 regine di denari che rappresentano comunque la madre. Datemi una carta per il diavolo. Re di bastoni. Mm, mm. Potrebbe esserci un tema sul fatto che in casa qualcuno, o nella coppia per esempio, qualcuno debba fare da trainante, da trascinante rispetto all'altro. Può essere che stiate aspettando che l'altra persona faccia un passo in movimento, non c'è quell'equilibrio che voi vi aspettate o che avete aspettato fino ad adesso e quindi qui è un po' come ribaltare la situazione. E sento che farete un po' la voce grossa, secondo me, con questa torre, questo asso di spade, fino a che vi dico effettivamente, dicendo le cose come stanno, e tenete presente che l'asso di spade è anche una carta che mi parla di chiarezza mentale, quindi il parlare, il conversare, il dialogare farà sì che si trovi finalmente un punto di incontro, un nuovo inizio, un qualche tipo di rapporto costruttivo. mm? Potrebbe anche essere il trovo una compagnia per andare a divertirmi o troviamo un qualche cosa da fare insieme. Perché? Perché qua c'è un po' di piattume, sinceramente, in questa relazione. E ho come la sensazione che avete bisogno di renderla un po' più frizzante, renderla un po' più, come vi posso dire, viva. Ho la sensazione che questo, a meno che non venga fuori dopo, però che questo eremita sia collegato a questa parte della lettura. C'è un qualche tipo di trasformazione profonda interna che avete bisogno di fare, rompere gli schemi che ci sono stati fino adesso. Se per esempio fino ad adesso eravate soliti aspettare, eravate soliti essere voi a occuparvi di certe cose, magari sul lavoro, magari in famiglia, magari nella relazione, è come ora di ripristinare un equilibrio diverso. Andiamo a vedere la regina di denari. 8 di denari e 4 di bastoni.
Voglio andare a vedere anche quel 4 di bastoni lì. Quattro di spade, 7 di bastoni e 10 di pentacoli. C'è un tema legato alla casa per qualcuno, secondo me. Io ho come la sensazione che potreste essere in una fase dove dovete traslocare da dove siete, ma è come se l'altra persona non osasse dire: sa, andiamo a vivere insieme. Ovviamente questo non risuonerà per tutti, però potrebbe essere come un tema, oppure non lo so, c'è da vendere una determinata casa, magari eredità di famiglia, e chi ha ereditato con voi non si muove, non si fa sentire, ed è un po' come prendo in mano io le cose, perché se aspetto te, arrivederci. Secondo me c'è come un nuovo inizio, ragazzi. Devo dirvi che con l'otto di pentacoli al contrario potrebbe non essere, diciamo, lineare da subito, potrebbe esserci come una sorta di incostanza, potrebbe esserci un inizio un po' zoppicante, però si va verso l'unione, si va verso, e tenete presente che il 10 di pentacoli è una carta di contratti, nello specifico è una carta di vendita, vabbè, anche compravendita. C'è comunque un tema con la casa per qualcuno. Fatemi sapere poi nei commenti se effettivamente vi risuona. Devo dire che la famiglia potrebbe venirvi in aiuto con questo 10 di pentacoli, potrebbero insegnarvi, magari non è un aiuto finanziario, monetario o pratico, ma potrebbero anche per esempio dirvi: guarda che se dovesse succedere quella roba lì, tu potresti, non lo so, incorrere in quella multa. Quindi regolati di conseguenza, metti subito a posto questi fogli, fai questo in modo che tu possa evitare i nostri stessi errori, per dire. Però sento che vi prenderete in mano cioè sì, riprenderete in mano la situazione, vi riprenderete la vostra responsabilità, ed è come un po' uscire da questa situazione un po' tossica. È come se parlaste chiaro a qualcuno e finalmente prendeste una decisione. E l'eremita è qui per ricordarvi che dovete cercare la vostra verità. Non è tanto il che cosa vuole l'altro, ma è il vogliamo le stesse cose, che cosa si vuole, qual è il punto in comune per la coppia? Se fosse qui, quando parlo di coppia romantica, sì, perché c'è il 2 di coppe, ma come ho detto fino adesso, coppia di amici, coppia di parenti, coppia di fratelli. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Asso di bastoni, 3 di bastoni, forza e 7 di pentacoli. Mi fa ridere perché è la prima carta con la quale si è aperta la lettura, 7 di pentacoli. Io sento che dovete rinforzare il vostro no. Non so perché, però avete anche un 7 di bastoni, che è proprio una di quelle carte che dice che il 7 di bastoni è il lottatore solitario. Qui arriviamo al solitario dell'eremita, quindi qualsiasi sia il vostro desiderio, il vostro hobby, il vostro progetto, il vostro obiettivo, qui è come se riprendeste un po' in mano la situazione e iniziaste a pensare a un nuovo panorama. Diciamo che probabilmente non sarà subito chiaro che cosa sì volete, ma sarà subito chiaro che cosa non volete. E inizierete a lasciarlo fuori, inizierete qui a tagliare quello che effettivamente non serve più. Vi dico, potrebbe venirvi bene una fase di isolamento, potreste anche aver bisogno di magari andare in campagna, andare in un posto silenzioso, sento, per rigenerarvi, per rasserenare le idee. E qualcuno potrebbe trovare proprio rifugio all'interno della famiglia, quindi essere coccolati, essere sostenuti, quell'ispirazione che vi manca per capire come muovervi da questo momento. Ragazzi, avete morte, torre e diavolo. Prendere con le pinze, eh?
Però sì, vedo come un nuovo inizio, una rigenerazione, più che altro una nuova chiarezza mentale, quindi un nuovo... è come se vi prendeste la responsabilità di voi stessi, sento, in questo semestre. Diciamo che la fine della lettura non prevede tutto questo movimento, perché abbiamo un asso di bastone al contrario, di nuovo un 7 di pentacoli che è una carta di fermo, però a livello mentale sì che c'è un processo, c'è la voglia di andare avanti, ci sono questi progetti che secondo me potrebbero essere già iniziati per qualcuno. Se per esempio il disequilibrio è in un progetto che avete iniziato con una persona e questa persona non sta facendo niente, siete sempre voi che dovete contattare i clienti, portare avanti il lavoro, pensare a trovare nuovi clienti. Cioè, qui la sensazione è che meglio soli che male accompagnati. Quindi vi dico, qualcuno potrebbe anche decidere di o trovare accordi diversi con i partner lavorativi o decidere di, ok, tu mi stai facendo aspettare, non mi dai le soluzioni, non riusciamo a trovare un punto di incontro, allora io faccio come meglio credo. Se tu non sei partecipe, se tu ti lasci andare, se sono sempre io quella che deve incalzare, allora a un certo punto smetto di farlo, smetto di chiedere e faccio di testa mia. È un po' come si dirà? Il diventare indipendenti. Mm? Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Ah no, scusatemi, la cosa importante, andiamo a vedere l'evoluzione mese per mese, quindi cerchiamo di capire quando succede che cosa. Mm. Regina di coppe, 9 di coppe, imperatrice, carro, matto e forza. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Facile. Ok. Dunque, come vi dicevo all'inizio, c'è questo momento come di stop, come di pazienza, come di fermo, di controllo, se vogliamo, con questo fante di spade. Sto lì, guardo, riguardo, metto a posto, sposto un po', faccio in modo che le cose vadano bene e porto pazienza. Infatti vi vedo aperti a gennaio con questa regina di coppe, ben disposti, insomma. Febbraio secondo me è un buon mese perché abbiamo questo 9 di coppe e qui arriva secondo me la zona di comfort, se vogliamo. Il 9 di coppe è una grande carta di soddisfazione, meglio, è una carta di grande soddisfazione, di grande appagamento, però è anche un po' la carta della staticità, della zona di comfort, di qualcuno che ormai ha raggiunto quello che voleva e che si siede, quindi c'è un po' di staticità, se vogliamo, no? Spinta in avanti verso marzo con questa imperatrice e ad aprile c'è il movimento, il carro. Qui vedo proprio come penso qualche cosa, idealizzo, creo un progetto, mi muovo, vado nella direzione e qui finalmente inizio, mi butto. Questo succederà verso maggio. Tenete presente ragazzi che questa è la prima di 4 letture, quindi io vi consiglio di tenere d'occhio sia quella sull'amore che quella sul lavoro per vedere che cosa si incastrano delle due letture, così riuscite a fare, diciamo, una lettura il più precisa possibile per voi. Però io con questo matto vedo un nuovo inizio. Magari non è un inizio fluido, è un inizio un po' zoppicante, come vi dicevo prima, ma io sento che qualcuno sta lavorando per ottenere la propria stabilità. È come se si stesse facendo un buon progetto e non si volesse mettere il piede in fallo. È anche vero che avete tutti questi mesi per pensare a questo progetto, quindi secondo me verso la fine del periodo estate, quindi maggio-giugno,
c'è la possibilità di iniziare questa cosa nuova, questa nuova avventura, questo nuovo percorso, questo nuovo viaggio di vita. Tenete presente che con carro e matto, sì, che potrebbe essere proprio un viaggio, potrebbe essere il viaggio speciale, il trasloco anche all'estero per qualcuno. Però è come se dovesse seguire la vostra verità. Che cosa è realmente importante per voi? Che cosa mi viene da dire, che cosa del passato potete prendere come esperienza per migliorare il vostro presente e per creare il vostro futuro. L'imperatrice effettivamente è una carta di co-creazione. Che cosa vuol dire? Io co-creo con la mente, cioè prima creo un'idea, la visualizzo, la penso, poi piano piano inizio a cercare magari delle informazioni, faccio un piccolo prototipo fino a quando poi alla fine parto con questo progetto. Secondo me c'è un progetto. Ora qua non vedo case, quindi potrebbero essere anche semplicemente accordi lavorativi, collaborazioni. Però fatemi sapere voi nei commenti come vi risuona la lettura. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo che cosa vi vogliono dire. Partiamo da Osho. Una nuova visione, che sarebbe la carta dell'appeso, e condivisione, una regina di bastoni. Ma sì, avete due assi di spade. L'asso di spade è la carta della chiarezza mentale. La spada, nello specifico, taglia quelli che sono rappresentati dalle nuvole, che sono i pensieri. Quindi è un po' come il trovare la chiarezza mentale, trovare la vostra verità effettivamente, e questo appeso vi serve, sì, è una carta di nuovo di fermo, vi ribadisco un po' l'energia dell'inizio del periodo, quindi gennaio-febbraio, magari i movimenti sono un po' lenti, però è anche un periodo che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, di rivedere gli accordi, è un po' come quando c'è Mercurio retrogrado. Si può avere come una nuova visione della realtà, di quello che è stato fino ad adesso. È come se ci potesse... Aspettate perché mi sono impaperata. È come se ci potessero essere delle nuove soluzioni. E con la regina di bastoni un accento, e qui ce l'abbiamo, potrebbe proprio essere su quello che è mi verrebbe da dire il modo di prendere le situazioni, prendere le persone, perché la regina di bastoni è colei che ammalia con le parole. Quindi un consiglio potrebbe essere: imparate ad usare bene le parole per vendervi bene e portare a casa i risultati che volete ottenere. Effettivamente l'asso di spade, ragazzi, è collegato alla parola, al modo di parlare, al verbalizzare, alla verità che viene a galla. Quindi qui si tratta sì di dire quello che pensate, quello che avete dentro, ma imparate il come dirlo, perché essere diplomatici alle volte salva da un sacco di problemi. Quindi non è giusto effettivamente tenersi le cose dentro, magari essere lì passivi e controllare, è giusto verbalizzare quello che ci fa star male, ci dà fastidio, quello che vorremmo, però il modo è molto importante. C'è un detto che dice si attirano più api con il miele che con qualcos'altro, che non mi ricordo in questo momento che cos'è, però per farvi capire, no, che con la dolcezza si ottiene di più. Ok, andiamo a vedere un altro oracolo. Aiuto di una persona, e qui parla di 6 mesi. E ragazzi, se ve la devo dire tutta, con la carta qua del 10 di pentacoli, sì, è facile che l'aiuto arrivi da un familiare, o se non è un familiare di sangue, è un familiare inteso come famiglia di anime. Quindi sono quelle persone che vivono un pezzo di vita insieme a voi perché
siete compagni di anime. Parla di 6 mesi, quindi potrebbe essere da quando ascoltate la lettura fino ai 6 mesi dopo o tra 6 mesi. Andiamo a vedere 4 parole su cui 4, quelle che escono. Qualche parola allora diciamo, sulle quali focalizzarvi nel prossimo periodo, nel primo semestre del 2026, su quali energie è fondamentale mettere. Ok, prendiamo solo quelle che si sono girate perché ne sono cadute tantissime. Allora, abbiamo pazienza e direi che l'abbiamo capito con tutti questi 7 di pentacoli, temperanza, peso. La pazienza sarà una virtù che dovrete sviluppare. Poi abbiamo spontaneità, un po' giù la maschera, qui forse con tutte queste carte della torre al contrario, in effetti la torre è la caduta dell'ego e il diavolo rappresenta l'ego, quindi spontaneità, togliete le maschere, togliete le strutture mentali, quello che si fa per educazione. Poi abbiamo sintesi, quindi riassunto. Può anche essere il togliere alcuni dettagli per vedere meglio, per avere una nuova visione della situazione. Poi abbiamo purificazione, quindi può essere necessario, qui avete anche la carta della temperanza, togliersi certi pensieri, togliersi certe paure, l'orgoglio. E poi abbiamo proposito. Cercate un proposito, un obiettivo, una via, una qualche direzione che vi possa far star bene, che vi possa ridare un po' come questo entusiasmo. Bene, andiamo a vedere le meditazioni di Findorn. Ok. Riposati nel mio amore e sentine la forza. Sentilo fluire libero in ogni cellula del tuo corpo, portando con sé l'unità. Quando prendi coscienza di quest'unità, tutto nella tua vita si sistema al giusto posto, in assoluta perfezione. Pazienza, mi viene da dire. Passo dopo passo avanzi e ti elevi, colmo di pace, di quiete e di serenità, realizzando che tutto è nelle mani e nelle mie mani, sicché non c'è nulla di cui tu debba preoccuparti. Siate come i bambini piccoli, liberi e gioiosi, e la vita sarà per voi una fonte inestinguibile di delizia, un vero paese delle meraviglie, con qualcosa di nuovo e di emozionante dietro ad ogni angolo. È stata una bellissima lettura, cari amici. Diciamo che con l'eremita giocate un po' in casa, è un po' il vostro mood, è la vostra carta effettivamente. Che dire? Fatemi sapere nei commenti se vi risuona, se è stata d'aiuto, se avete trovato degli spunti di riflessione. E per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi al canale, abbonatevi se avete piacere di fare come questo percorso di crescita con me. La parte degli abbonamenti tratta temi esoterici, di metafisica, ci sono meditazioni per elevare il campo energetico, andiamo a pulire i chakra, ci sono delle tecniche che vi insegnano come scovare le credenze limitanti e come elaborarle, come modificarle, cioè come trasformarle in credenze potenzianti, e queste credenze sono divise sia per settore che per chakra, perché in base ai traumi che noi viviamo durante la nostra infanzia, durante la nostra crescita, introiettiamo delle credenze che sì, ci possono essere utili quando siamo bambini perché non abbiamo una razionalità piuttosto che un'esperienza tale da poterci difendere, però poi il punto è che ce le portiamo dietro fino all'età adulta e reagiamo in modo automatico come degli automi, esattamente come abbiamo fatto nell'infanzia. Quindi molte volte ci portiamo dietro delle reazioni che non servono più. E quindi è giusto lavorare per
far entrare qualche cosa di migliore. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!